Ciao a tutti, in questa puntata di Forcinet mi occuperò delle prediction del prossimo Premium Event della WWE, ovvero Clash in Paris. La WWE quindi torna in Europa per un nuovo tour parziale che ovviamente culminerà proprio nell'evento di Parigi. La card al momento prevede 5 match, non so se ne verrà aggiunto un altro oppure no, penso che possa restare pressoché questa. Partiamo subito con il primo match, che è stato quello annunciato per primo, forse uno dei più importanti, ovvero quello che vedrà contrapposto John Cena contro Logan Paul. Sicuramente un incontro molto interessante e molto importante. Già si era parlato addirittura di un possibile match tra i due a WrestleMania. Poi sappiamo tutti com'è andata. Adesso John Cena comunque il titolo l'ha perso contro Cody Rhodes, è tornato dalla parte di Face, è stato anche dalla parte di Logan Paul nel suo stint, insomma, nella sua run da heel. Hanno fatto squadra, hanno fatto coppia e hanno anche perso fondamentalmente. Logan Paul invece nell'ultimo periodo, nell'ultimo evento, ha fatto coppia con Drew McIntyre, riportando una vittoria comunque molto importante, e per questo motivo credo che quella vittoria sia arrivata anche per lasciar perdere poi Logan Paul in questo match. John Cena arriva dalla sconfitta di SummerSlam contro Cody Rhodes, quindi non credo onestamente che possa perdere anche a Clash in Paris contro Logan Paul, che ripeto per me è un ottimo performer ed è un futuro campione del mondo, è destinato a vincerla quella cintura, che sia il titolo del mondo, che sia il titolo WWE. Comunque penso che nei prossimi mesi o comunque nei prossimi anni ci arriverà, e anche meritatamente. Però ora come ora siamo nel tour di ritiro di John Cena e John Cena non può perdere questo match. È una sfida che sicuramente andrà a vincere. L'unico motivo per cui potrebbe perdere la sfida John Cena è l'interferenza di Brock Lesnar. Qualora Brock Lesnar dovesse interferire nel match, allora lì sì che potrebbe perdere il leader della C-Nation. Ma io penso più ad un nuovo attacco a fine match, esattamente come è accaduto a SummerSlam, da parte di Brock Lesnar, e poi si arriverà appunto al match tra i due, probabilmente per WrestlePalooza, perché almeno questo dovrebbe essere l'evento che ospiterà quel match, ma ci arriveremo insomma gradualmente. Per adesso ci concentriamo su Clash in Paris, dove secondo me John Cena porterà a casa la vittoria ai danni di Logan Paul, Brock Lesnar permettendo. Match secondo me meno interessante di tutti in una card spettacolare per Parigi. 5 match sono tutti di alto livello. Rusev contro Sheamus. Allora, questa è una rivalità che già va avanti da diversi mesi. È stata l'unica vera rivalità portata avanti da Rusev finora. C'è stato anche qualche scontro con Otis prima, però quelli diciamo che non li considero. Questa è una vera e propria rivalità seria tra due ex compagni di squadra nella League of Nations di qualche anno fa, ormai di una quindicina di anni fa se non sbaglio, o poco meno. Quindi a mio avviso non è un match così roboante, così altisonante rispetto agli altri, e infatti è quello che almeno per quanto mi riguarda mi desta meno interesse. Però c'è nella card. Al momento abbiamo avuto un 1-1 se non sbaglio a livello di conteggio complessivo, perché aveva vinto il primo incontro Rusev, poi ha vinto Sheamus. Adesso questa è la sfida decisiva e a stipulazione speciale, la stipulazione scelta da Sheamus, ovvero il Good Old Fashioned Donnybrook Match, una stipulazione che già ha avuto modo di essere utilizzata da Sheamus in passato. La prima volta in assoluto perse, poi con i Brawling Brutes invece è riuscito a portare a casa una vittoria. Comunque diciamo che il bilancio è abbastanza positivo nonostante la sconfitta nella prima edizione in assoluto di questa stipulazione speciale. Allora, qui Rusev è tornato in WWE da poco comunque, ormai già cominciano ad essere parecchi mesi, tra un po' è un anno, però penso che Rusev alla sua prima vera rivalità non possa andare a perdere contro Sheamus, che resta sicuramente uno dei migliori performer, ma al momento non è affatto nell'up card della federazione. Per questo motivo io credo che a vincere sarà Rusev, che ha più bisogno di un successo per poi magari lanciarsi in scene più importanti. Potrebbe essere anche sfidante per il titolo del mondo, ad oggi no, sia per una questione di heel contro heel, visto che c'è Seth Rollins, e anche per una questione comunque di status. Però magari a un titolo secondario potrebbe anche provare a puntarci, quantomeno in un match che so a più uomini. Quindi io vado con Rusev vincitore ai danni di Sheamus. Altro single match, questo senza stipulazione speciale: Roman Reigns se la vedrà contro Bronson Reed, praticamente il Tribal Chief contro il Tribal Thief, ovvero il ladro tribale, visto che gli ha rubato 2 paia di scarpe nelle ultime settimane, Bronson Reed a Roman Reigns. Quindi io qui
credo che l'esito sia abbastanza scontato. Roman Reigns se la vede contro l'ultima ruota del carro del division, della stable di Seth Rollins, in cui Seth Rollins è il leader assoluto. Braun Breaker è il braccio destro, ma secondo me quasi al pari io lo considererei di Seth Rollins, perché comunque gli manca soltanto un titolo alla vita. Tra l'altro nell'ultima puntata è anche schienato, nell'ultima puntata di Raw ha anche schienato LA Knight, che è uno dei contendenti al titolo del mondo, e questo vuol dire quasi tutto, insomma, del mio discorso e del livello di Braun Breaker. Qui penso che ci sia poco da dire. Roman Reigns batterà Bronson Reed, sarà un match molto molto violento, almeno immagino, però Roman Reigns è stato anche umiliato da Bronson Reed in più occasioni, visto che gli ha rubato le scarpe 2 volte, fondamentalmente già quelle sono 2 umiliazioni. C'è stato nell'ultima puntata di Raw lo scontro fisico 3-2 che non è stato vinto da nessuno fondamentalmente, quindi ha lasciato un po' il finale aperto per quanto riguarda Crash in Paris, ma Bronson Reed non lo vedo minimamente a livello di Roman Reigns, e anche con eventuali interferenze del Division secondo me la vittoria andrà a Roman Reigns. Roman Reigns poi punterà eventualmente a tornare alla carica per il suo vero obiettivo, che è Seth Rollins, e invece Bronson Reed è soltanto una sorta di passatempo per tenerlo occupato mentre Seth Rollins sbriga altre faccende. Parlando di Seth Rollins, arriviamo proprio al match per il titolo del mondo, che è quello appunto che Seth Rollins difenderà dall'assalto di ben 4 sfidanti: CM Punk, Jey Uso ed LA Knight. Un match clamoroso, un match veramente interessantissimo e spettacolare, ma credo che l'esito sia abbastanza scontato. Seth Rollins ha vinto il titolo a SummerSlam e non può assolutamente perderlo dopo un mesetto praticamente, ma neanche, e quindi io penso che la vittoria andrà a Seth Rollins in un modo o nell'altro. L'atleta designato a subire lo schienamento di Seth Rollins immagino che possa essere LA Knight, potrebbe essere anche Jey Uso, non lo escludo, ma quello più probabile forse è LA Knight, soprattutto alla luce di quanto ho detto pochi minuti fa, ovvero della sconfitta abbastanza clamorosa di LA Knight contro Bron Breakker. Clamorosa non tanto per il match in sé, ma per il contesto, perché LA Knight, essendo uno degli sfidanti al titolo del mondo, sabato va per il titolo del mondo, lunedì perde a Raw contro Bron Breakker, che di fatto è il vice quantomeno di Seth Rollins, del campione del mondo, quindi già questo fa molto scalpore, o comunque fa molto riflettere, e quindi io credo che comunque o che sia LA Knight o Jey Uso, non sarà sicuramente CM Punk a subire lo schienamento decisivo, ma Seth Rollins resterà campione e la rivalità con CM Punk andrà avanti, coinvolgendo nuovamente probabilmente anche Seth Rollins. Io adesso pensavo comunque ad uno scenario che magari potrebbe portare CM Punk a rivincere il titolo a WrestleMania. Da qui a WrestleMania ci sono tanti mesi e la rivalità comunque si sta intensificando, quindi forse potrebbe anche arrivare prima questo passaggio di consegne. Non so se è Survivor Series, dove comunque ci sarà un altro match che potrebbe coinvolgere le fazioni, e questo è più probabile, o comunque addirittura alla Royal Rumble. Vedremo poi cosa succederà, ma credo che la rivalità sia destinata a proseguire ancora per diversi mesi, e secondo me si concluderà con CM Punk nuovo campione del mondo, anche se c'è la variabile Roman Reigns da considerare, che è seriamente un candidato al titolo, e bisognerà vedere come verrà reinserito, perché il Triple Threat match già ce l'abbiamo avuto a WrestleMania. Non credo a un altro tipo Triple Threat match tra i 3 contendenti, ma sarà molto interessante vedere gli sviluppi futuri. Restando comunque su Clash in Paris, Seth Rollins resterà campione del mondo senza troppi problemi, difendendo la sua cintura con buona pace dei suoi sfidanti, quantomeno di Jey Uso, che praticamente si può prendere il rematch dopo la sconfitta contro Gunther, e anche di LA Knight, mentre CM Punk proseguirà la sua caccia a Seth Rollins. Ultimo match annunciato, non l'ho detto prima, diciamo, e non ho voluto lasciare il main event per ultimo, ma mi sono voluto concentrare su questo match perché secondo me è quello più incerto. È quello per il titolo intercontinentale femminile tra Becky Lynch, la campionessa in carica, e Nikki Bella. Allora, questo è un match veramente da SummerSlam o anche da WrestleMania. Forse è molto più interessante questo di match che non quello contro l'Area Valkyria, perché dal mio punto di vista quel match era più scontato. Becky Lynch aveva conquistato il titolo, non poteva perderlo poi a SummerSlam contro la stessa Lara Valkyria. E invece contro Nikki Bella le cose potrebbero cambiare. Secondo me Nikki Bella dipende anche dal fatto che poi possa restare in WWE a lungo termine oppure no, quindi dipende molto da quanto durerà il suo stint. Potrebbe anche essere breve, ma comunque fare una sorta di run da campionessa, non lo escludo. Quindi
È un match molto equilibrato, è quello su cui sono più incerto a livello di pronostico. Becky Lynch potrebbe anche confermarsi campionessa a Parigi e poi magari concedere una nuova chance a Nikki Bella, perché magari potrebbe arrivare una vittoria sporca. Nikki Bella potrebbe reclamare la sua nuova chance titolata e andare nuovamente all'assalto del titolo per poi vincerlo. Quindi non escludo che si possa confermare Becky Lynch campionessa, ma non escludo neanche che Nikki Bella possa arrivare a detronizzarla subito, perché Becky Lynch nelle ultime settimane ha difeso il titolo molto spesso, l'ha difeso con Maxine Dupri e contro Natalia, ovviamente due match ampiamente scontati, ma che comunque sono stati messi in scena, e questo potrebbe ancora di più aumentare la possibilità, secondo me, di un passaggio di consegne, proprio perché almeno aumenta il valore del titolo, il prestigio e soprattutto il numero di difese titolate fatte con successo da parte della campionessa, che poi appunto si è appresta a perdere il titolo. Quindi per me è un 50-50 ed è molto complicato capirlo. Allora, al momento vado con Becky Lynch, mi sbilancio più su Becky Lynch, però credo che Nikki Bella potrebbe vincere la cintura poi o nel prossimo evento o comunque nelle prossime settimane. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.